Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario, oppure per i più esperti anche Luna e Venere in Acquario. Andiamo a vedere cosa accadrà nel mese di giugno 2025. Ci facciamo una bella croce celtica per iniziare, per vedere tutto quello che accade e vedere tutte le energie di questo mese per te. Poi vedremo l'amore nella parte un po' più approfondita e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese, affinché tu possa realizzare gli obiettivi più belli e più profondi della tua anima con maestria e determinazione. Allora, Acquario, vediamo, facciamo una bella croce celtica. Come andrà il mese di giugno 2025? Cosa accadrà? Giugno 2025. Allora, mettiamo energia generale del mese, la guida. Andiamo a vedere poi qual è la sfida principale, le radici, passato recente, il mese che è passato, quello che accade in questo mese di giugno 2025, questo è il futuro imminente, poi sviluppo successivo, seconda metà del mese, come ti approcci tu, il tuo atteggiamento, influenze esterne, le tue speranze, i tuoi timori e l'esito possibile, tendenza finale del mese. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo, vediamo qual è l'energia generale del mese e qual è la guida. Voilà, voilà, ritorni a sognare qua. Abbiamo un bellissimo 3 di bastoni che mi parla della fede. Mi parla di tanta fede che arriva. Il 3 di bastoni è un'energia di apertura di cammino. Sapete che a me la parola speranza non mi piace, perché indica un attaccamento a qualcosa e quindi il turbolento muoversi della mente. Quindi però per intenderci usiamo ritorno, una speranza. Quindi la speranza è più che altro la fede. Quindi questa bellissima energia è la guida di questo mese per te. Tornare a sognare, una stella cadente, la luna, è come se l'universo ti si aprisse davanti con nuove e bellissime opportunità. Qua c'è un cagnolino, rimanere fedeli alla propria fede, a quello che si vuole realizzare e iniziare a muovere dei passi verso il nuovo. Quindi questo è l'energia guida per te in questo mese. Vediamo, per andare verso questo nuovo, per andare incontro a questi sogni di cui la fede è il motore principale, qual è l'ostacolo o la sfida principale? Ah, sì, tu! C'è proprio la fede. L'ostacolo è la fede. Avere fede in ciò che accade, ragazze mie. Tu sei la stella come Acquario, sei proprio tu. L'unico ostacolo alla realizzazione dei tuoi obiettivi sei tu. Cioè, capisci, qua è come se ti dessero la speranza di credere nell'universo, la speranza, la fede, ma l'ostacolo sei proprio tu, Acquario. E che cos'è che ci ostacola fondamentalmente? Qual è l'ostacolo di questo mese? La tua mente. La tua mente. Quindi l'ostacolo sei proprio tu, la tua mente, nell'aprire un nuovo cammino, una nuova visione della vita. Ok, si preannuncia una stesa molto interessante. Vediamo quali sono le radici di questa situazione. 5 di bastoni. Abbiamo avuto dei conflitti interni, o ci possono essere in questo mese dei conflitti interni, una sorta di braccio di ferro tra mente razionale e anima, no? E quindi l'ostacolo è proprio la mente razionale per te, sei tu. Ci possono essere anche dei conflitti interni che si riversano con situazioni esterne, con delle persone con le quali puoi stare in tensione, situazioni con delle persone con le quali puoi stare in tensione, voler metterti alle spalle questi conflitti e all'ostacolo ci sei proprio tu. Non rimuginare, cioè ne vale la pena rimuginare su cose accadute con delle persone? Cioè ne vale la pena rimuginare e tenerti
frenata o frenato rispetto al seguire, al andare avanti? Ne vale veramente la pena, ti dicono le carte? Ok, vediamo cosa è accaduto nel passato recente. Qua abbiamo un 3 di denari. Nel passato recente ti vedo al lavoro o ti vedo concentrandoti nel creare una struttura su delle cose, al lavoro, impegnato, impegnato. Vuoi realizzare nuovi obiettivi nella tua vita, anche di grande spessore, ragazze mie, la realizzazione di alcuni tuoi obiettivi sul piano pratico e lavorativo. Quindi l'ostacolo sei proprio tu, cioè non metterti in competizione con nessuno, perché tu sei unica o unico e irripetibile, non metterti a paragone con nessuno, perché l'ostacolo, ripeto, sei proprio tu, per aprire questa nuova frontiera, per aprire un nuovo cammino, una nuova visione anche della vita, avendo fede nelle tue capacità. È come se non avessi fede nelle tue capacità. Ok? Vediamo un po' cosa succede in questo mese di giugno 2025. Cavallo di spade. Cavallo di spade mi parla di energia in movimento, energie forti e determinate che arrivano nella tua vita, forti e determinate. Anche delle discussioni ci possono essere, dove ti vedono protagonista queste discussioni, nel voler... ci possono essere delle discussioni, però da tenere in conto una cosa in queste discussioni, cioè ci sono delle cose improvvise che hanno a che fare con un po' di tensione che può generare incomprensione e malessere dentro di te e con gli altri. Quindi ci sono queste cose qui. Questo è ciò che accade. Quindi diciamo, la prima parte del mese si apre con la volontà di aprire nuovi orizzonti verso qualcosa di nuovo. L'unico ostacolo a questo, sia nella vita pratica che nella vita lavorativa, anche con le altre persone, vedere anche le altre persone da un punto di vista differente, no? L'unico ostacolo a questo sei tu, ok? Quindi diciamo che ci possono essere delle tensioni su queste questioni. Vediamo come si apre il mese, scusami, lo sviluppo successivo nella seconda metà del mese. Qua abbiamo un giudizio, il giudizio mi parla di riconsiderare il tutto, mi parla di situazioni queste qua all'improvviso che arrivano, che ti portano a riconsiderare il tutto. Sì, riconsiderare il tutto, cioè prendere anche delle decisioni in conformità di nuovi punti di vista. I nuovi punti di vista hanno come base principale il vedere, metterti alle spalle le tensioni tue interne relative alle cose che vuoi fare, anche all'approccio con le persone. Però il giudizio mi parla anche di telefonate, di qualcosa che arriva, che ti porta a riconsiderare il tutto di una certa situazione. Vediamo qual è il tuo atteggiamento rispetto a tutto questo. Il Papa. Il Papa mi parla di serietà. Mi parla di serietà ma anche di credenze. Il Papa mi parla di serietà ma anche di credenze. Quindi se le tue credenze sono allineate alla fede, cioè solitamente le credenze finiscono quando inizia la fede, è come se tu avessi integrato una profonda lezione spirituale, però ancora l'ostacolo ci sono la tua incapacità di sentirti potente e di sentirti amata dal divino, amato, mi spiego. E quindi il tuo atteggiamento con il Papa è proprio voler prendere delle decisioni nuove che abbiano a che fare con un nuovo cammino della tua vita, mettendo in assonanza anche le tue divergenze interne. Ok, vediamo cosa arriva dall'esterno. Un cambiamento, la ruota. Il destino ti porta dei cambiamenti nella seconda parte del mese. Vediamo un po' le tue speranze e i tuoi timori. Cavaliere di denari, qua vuoi cambiare qualcosa a livello lavorativo, pratico, ti stai impegnando su questo. Diciamo che l'esterno ti porta dei cambiamenti proprio per farlo, eh. Se per esempio vuoi fare qualcosa di nuovo sul piano lavorativo e pratico, è come se dovessi mettere in accordo le tue divergenze interne. E quindi hai paura che qualche progetto non si realizzi o che sia troppo a lungo termine e quindi non vedendo i risultati puoi aver paura di questo investimento, di questi progetti. Allo stesso tempo però vuoi fare qualcosa di concreto, di nuovo. Ricordiamo il tre di bastoni e l'apertura di un nuovo cammino, di nuove prospettive, no? Vediamo un po' l'esito possibile o tendenza finale del mese, una bellissima felicità, arriva, c'è il sole in questo mese.
Allora, c'è di tutto in questa stesa, nel senso mi parla un po' di tutto. Allora, in questo mese vedo molta felicità, soprattutto nella seconda parte del mese, quando inizierai primariamente nella prima parte del mese ci sono delle novità, c'è qualcosa nella prima parte del mese che ti porta a prendere delle nuove decisioni. Possono essere chiamate, confronti con altre persone. Fatto sta che tu vuoi mettere in equilibrio le tue dissonanze interne, anche relativo all'approccio sul lavoro, all'approccio con gli altri. Cosa succede? Che il destino ti porta dei cambiamenti favorevoli su questo, dei cambiamenti che tu prenderai sulla base della fede in quello che stai facendo in questo mese, va bene? Non sulla base delle tue credenze. Questo ti porterà ad avere una grande felicità perché l'ostacolo sei proprio tu. È come se mi dicessero in questo mese torni a credere in te stessa o in te stesso. Mi spiego? Torni a credere in te stessa e in te stesso, nonostante tu possa avere paura magari di un'offerta di lavoro, di qualcosa di nuovo che vuoi fare. E quindi devi mettere d'accordo le tue risonanze interne perché magari stai creando dissonanze interne, magari stai creando qualcosa, vuoi creare qualcosa di nuovo e il blocco sei proprio tu, però tu ti superi te stessa, superi o te stesso in questo mese. Vedo comunicazioni forti che arrivano, che ti fanno cambiare prospettiva, comunicazioni che erano lì appese o delle situazioni che erano lì appese che vengono risolte, va bene? Comunicazioni appese o situazioni appese che vengono risolte grazie a degli scatti che ci saranno da parte del destino. Ok. Ci sarà molta felicità in questo mese per delle cose per una decisione che prendi. Il sole parla di felicità, di notizie felici, di conseguimento di obiettivi. Vediamo un po' cosa mi raccontano i mini tarocchi. Allora, energia attuale con il 3 di bastoni. Energia del mese, la guida. Vedi, 7 di coppe. Qua ti vedo su diversi aspetti della tua vita voler prendere delle decisioni. Vuoi prendere le decisioni giuste su più aspetti della tua vita. Iniziare a muovere dei passi su più cose della tua vita che abbiano un'area nuova, aspetto nuovo. E vediamo sul blocco della stella, l'ostacolo, sfida principale, il mondo, vedi? La sfida sei proprio tu. Iniziare allora, magari il mondo mi parla dell'inizio di una nuova tappa che ti può venire difficile. Questa nuova tappa ha a che fare con la fiducia nelle tue capacità, nei tuoi talenti. E questa è la sfida in questo mese. Ok. Vediamo un po' qual è la radice della situazione col 5 di bastoni. Il re di denari. Forse ci sono dei litigi sul piano pratico con un datore di lavoro, oppure con qualcuno. Ci possono essere dei litigi con qualcuno. Può essere un segno di terra, toro, vergine, capricorno. Oppure ripeto, un datore di lavoro, un po' di tensione con un datore di lavoro, incapacità di intendersi, oppure può essere un membro della famiglia, un padre, tensioni con un padre, con un membro della famiglia, con una persona ufficiale. È una situazione che ti porta a voler metterti alle spalle una situazione di tensione, specialmente con questa persona. Credere nelle tue capacità in te stessa o in te stesso. Vediamo un po' cosa è successo nel passato tra i denari. La morte, c'è stato un cambio nel passato qua c'è stato un cambio nel passato, forse sul piano lavorativo, sul profilo lavorativo, sul piano pratico. Hai iniziato qualcosa di nuovo nella vita lavorativa che vuoi vedere sviluppare, mi spiego, l'unico ostacolo sei tu, ricordati, non fare paragoni con nessuno, questo ti sta dicendo la stessa, non paragonarti a nessuno, non fare queste cose qui. Vediamo il cavaliere di spade. Il futuro imminente, comunicazioni, cavaliere di spade, 9 di bastoni. Ci sono delle comunicazioni qua che ti vedono perseverare e persistere in quello che stai facendo. Vedo un po' di stanchezza, ma vedo che prendi delle decisioni in conformità di queste comunicazioni o questa energia in movimento, energia forte che si attiva, ti vedo perseverare e persistere in quello che vuoi.
Vediamo il giudizio, quindi, lo sviluppo successivo, seconda metà del mese col giudizio, l'appeso. Qua si prendono delle decisioni importanti che hanno a che fare con un cambio di prospettiva delle cose, che stavi meditando da tempo. Decisioni importanti o che vengono maturate in te, che prendi dopo tanto tempo, cambiando prospettiva delle cose, su come approcciare a vari aspetti della tua vita, decisioni di successo e anche delle comunicazioni che stavi aspettando da tempo. Vediamo il tuo approccio con il Papa. Asso di bastoni, certo, qua ecco, tu vuoi iniziare delle cose nuove, importanti, nuovi inizi importanti, ti vedo avere la determinazione con una buona dose di acquisizione di talenti spirituali nel voler iniziare qualcosa di nuovo. La ruota, le influenze esterne, cosa arriva dall'esterno con la ruota? 6 di denari, arriva del denaro qua dall'esterno. Arriva del denaro, arrivano anche situazioni economiche che si equilibrano, il destino ti porta a delle situazioni economiche o sul piano pratico, della vita pratica, che si equilibrano, anche diciamo che inizialmente se vuoi iniziare qualcosa di nuovo dal profilo lavorativo, vedo che le entrate che ci sono in questo mese sono giuste, non sto parlando di miliardi, ma sono giuste, è come se avessi un po' paura nell'iniziare qualcosa di nuovo, se hai iniziato qualcosa di nuovo sul profilo lavorativo, si ti darà la giusta stabilità, ti dicono cambia prospettiva, persisti, persevera, perché i risultati che arriveranno poi dopo sono buoni. Il destino ti porta inizialmente dei risultati concreti su quello che hai iniziato di nuovo, su quello che stai facendo, sulla vita pratica e nel denaro, ok? Situazioni che vanno e guarda, l'imperatrice, i risultati che raggiunge adesso sono solo la base di uno sviluppo molto, molto meglio, diciamo, ok? Cavaliere di denari, molti di voi hanno iniziato un progetto nuovo, lavorativo, e hanno paura che non sia quello giusto. Invece qua avrai felicità e soddisfazione da questo, E dicono è l'inizio, è l'inizio. Allora, sulle tue speranze, i tuoi timori col Cavaliere di denari, guarda, hai paura che quello che hai iniziato nel lavoro non ti porti successo. Però le carte ti dicono, guarda che sì, devi persistere, perseverare, ti stanno dicendo. Risolvi i tuoi conflitti interni, non ti paragonare a nessuno, non fare paragoni, va bene? Vai avanti e dritta su tutti gli ambiti, perché il punto è, non c'è più la vecchia te, il vecchio te, hai concluso il ciclo. Apriti al nuovo, prendi queste decisioni, cambia prospettiva rispetto a chi sei, a cosa sei. Il sole, energia finale del mese con il sole, questa felicità, questo entusiasmo. 5 di denari, c'è molta felicità rispetto a una situazione dove ti potevi sentire carente. 5 di denari sul sole, c'è molta felicità perché il destino ti porta a delle cose che ti fanno felice rispetto alle scelte che fai, che pensavi non ti facessero felice. Sul sole ancora, re di bastoni, sul sole, e la temperanza. Io qua vedo comunicazioni, qua vedo anche la figura di un uomo, vedo comunicazioni, vedo anche tanto equilibrio riportato da una situazione di carenza che hai potuto vivere per la figura di un personaggio maschile. Oppure se non è questo il tuo caso, vedo che vedo una felicità che ti porta ad avere pazienza per vedere i risultati che ci saranno anche dopo questo mese, rispetto a diverse cose della tua vita. Ti vedo portare pazienza, avere la felicità nel cuore, portare pazienza con grande impeto, entusiasmo e voglia di fare. Per altri di voi invece vedo che ci sono comunicazioni con una persona che probabilmente ti ha dato da pensare, ti ha dato carenza, può essere chiunque, non mi stanno parlando nello specifico di amore qua. Sì. Che energia hai di bastoni nei tuoi confronti? Può essere anche un amico, una persona amica con la quale si ristabilisce un rapporto amichevole, giusto. Vediamo re di bastoni nei tuoi confronti. Asso di spade, comunicazioni, la voglia di chiarire, di iniziare, di parlare chiaro, di mettere a posto delle cose insieme a te,
Qua c'è una situazione pesante che ci si è portati alle spalle, finisce questa situazione pesante, può essere in qualsiasi ambito, vedo chiarezza con questa persona e felicità, amicizia, felicità con questa persona, ok? Ok, adesso mi hanno parlato di tutto in generale in questo mese. Ricordati, la sfida stessa sei tu. Vediamo un po' adesso nell'amore, nello specifico, cosa accade per te in questo mese di giugno 2025 a Acquario. Allora, fino a questo momento abbiamo i segni del Toro, molto marcato, Vergine, Capricorno, Acquario come te, Pesci. Sì, il Toro è marcatissimo, Leone, Scorpione e per adesso questi segni qui. E Sagittario, scusami. Allora, vediamo in amore, no, sì, in amore. Per te giugno 2025 qual è l'energia? Amore fuggitivo, c'è qualcuno che rincorre e qualcuno che scappa. Può essere tu che scappi da qualcuno che ti rincorre. Questa è l'energia del mese, un po' mordi e fuggi, un po' così. Vediamo un po', eh. Vediamo con queste altre carte qui come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario nel mese di giugno 2025 in amore. Sei di spade, cavallo di bastoni, 8 di coppe. Qua vedo un allontanamento emotivo da parte tua, sono tutte carte di allontanamento, carte di fuggi, no? Ti vedo allontanarti da una certa situazione. Vediamo, dove va l'otto di coppe? Ah, verso un re di coppe. Ti vedo allontanarti da una certa situazione e andare verso una persona, questo re di coppe. Il re di coppe è una persona molto matura a livello emozionale, una persona di cui ti puoi fidare in contatto con le sue emozioni. Vedo che vai verso questa persona qui. Può essere che ti allontani da una persona e vai verso che ha un'energia magari un po' più inconsistente e vai verso questa persona qui. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese, Acquario. 4 di coppe, 7 di spade e il diavolo. Ah, allora io qua vedo, allora per alcuni di voi avete avuto a che fare con una persona un po', diciamo, che ti ha mentito, oppure tu hai mentito a questa persona, oppure qua vedo una persona che ha un'energia un po' particolare con il diavolo, il sette di spade e il quattro di coppe. Può essere una persona che ti ha messo da parte inizialmente, che ti ha mentito o è sfuggita da te e aveva un'energia un po' manipolativa. Oppure questa è, fammi vedere che energia è il diavolo nei tuoi confronti. Sette di bastoni, qua mi dicono chiaramente che te ne vai via da una situazione tossica di una persona o dal pensiero di una persona che aveva questa energia qui. Magari tu stavi pensando a un'altra persona che aveva questa energia qui. Ti allontani da un'energia tendenzialmente manipolativa, ti allontani proprio, perché vai verso questo re di coppe qui. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te, Acquario. 10 di bastoni, 3 di coppe, 5 di bastoni. C'è un po' di tensione a livello amoroso, conosci questa persona o ti confronti con questa persona verso cui vai, vedi? Col 3 il 3 di coppe, qua c'è una situazione a livello sentimentale tuo che giunge al termine, che è stata molto pesante. E vedo che conosci gente nuova o ti apri a questa persona nuova, il 3 di coppe, stai con gli amici, però poi c'è questo 5 di bastoni, è come se mi dicessero, anche qua l'avevamo, no? Nella stessa generale, questo 5 di bastoni, è come se dovessi un po' acquietare gli animi interno a te. Magari ci possono essere più persone, non sai cosa fare, ti vedo un po' con energia che non sa bene dove andare, cosa fare. Oppure fammi vedere perché questo 5 di bastoni. Paggio di bastoni. Ci può essere una persona nuova che stimola il tuo interesse. Ci può essere una persona nuova che stimola il tuo interesse, sette di denari,
ma prima di dire sì, diciamo che tu stai elaborando una situazione emozionale un po' particolare, è come se preferiresti un po' più di leggerezza, ecco perché amore fuggitivo. C'è qualcuno che qua ha bisogno un po' più di leggerezza, credo sia tu, perché questa è l'energia con la quale ti sei confrontata, almeno fino a questo momento, un po' tossica, un po' manipolativa. Può essere magari non nel recente passato, anche un passato un po' più antico, però l'energia con la quale ti confronti, l'emozione è sempre quella, no? Sì, ti vedo alleggerirti con gli amici, stare bene, con l'entrata di questa persona nuova può essere, oppure vedo che ti apri al nuovo, insomma, fare queste conoscenze. Però essere un po' sempre, come diciamo, un po' evasiva. Vediamo l'energia positiva per te in questo mese, giugno 2025. Vedi che ti ho detto, la papessa. Sei evasiva, però allo stesso tempo è come se volessi essere più in contatto con le tue emozioni che con la tua mente. Quindi ti vedo con energia più introspettiva che attiva, mi spiego? Ci possono essere persone che ti corteggiano, però tu ti dai più ai tuoi amici, alle tue cose. E superato questo, a partire da fine giugno 2025 ti apri proprio, ti apri di più. La papessa qui come energia tua mi dice segui solo e sempre le tue intuizioni, non ti fare abbindolare dalla mente e ti vedo come energia un po' più introspettiva, vedi che ti ho detto l'eremità. Vediamo energia negativa, amore. La giustizia, perché non hai ricevuto le cose giuste in amore, ecco perché vagli, vedi, ti vedo più introspettiva, vuoi, è come se non fossero andate bene le cose in amore per te fino a questo momento e quindi alla luce di nuove persone, qualsiasi persona sia, diciamo io qua ti vedo allontanarti da un'energia particolare per andare verso una persona più matura emozionalmente, questo re di coppe qui, però non credo sia a giugno. Comunque, perché mi è uscita dopo la carta. Vediamo chi è questo re di coppe. Che energia ha nei tuoi confronti? La regia dei bastoni. Questa persona gli piaci tantissimo. Gli piaci tantissimo a questa persona. E qua c'è anche il matto. Dopo un po' ti lasci andare con questa persona, soprattutto da un punto di vista sensuale, passionale. Ti ho detto che qua hai bisogno un po' di leggerezza, cioè di tenere il cuore leggero, lo puoi fare seguendo solo la tua intuizione. Questa è una persona di cui ti puoi fidare. Sì, che ti apprezza tantissimo, che gli piaci tantissimo, mm, dove ti senti proprio che ti piace, gli piaci a questa persona, ok? Però sei fuggitivo da questa energia che è più manipolativa, che può essere di un recente passato, più un passato più atavico, ok? A questo punto andiamo a vedere con i miei potenti oracoli lui lei, questo re di coppe, cosa ha nel cuore nei tuoi confronti? Ah, qua sono usciti anche i segni di cancro, pesci, scorpione, ariete, leone, sagittario, pesci forte di nuovo e bilancia. Vediamo, per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Ah, te l'ho detto. Vuoi sposarmi? Te l'ho detto, te l'ho detto. Ti allontani dall'energia manipolativa, questa è una persona che al di là se vuoi sposarmi o meno, vuoi sposarmi è la carta proprio di una persona che si assume la responsabilità delle sue emozioni, no? Eh sì, cos'altro ti dice questa persona? Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci, come se farebbe di tutto per te questa persona. Cioè, e tu lo saprai, eh? Cos'altro? Quanto manca la vetta, tu sali e non pensarci. Questa è la chiave, nel senso, mi dice che ci vuole un po' di tempo per te, perché vedo tensioni tra la scelta che vuoi fare, magari altre persone o altre energie negative. E questa è la persona che ti aspetta, questo è il senso. Tu sali e non pensarci. Quanto manca la vetta? Mi spiego? Ricordiamo che il punto nodale della situazione per te in questo mese, la guida, è proprio il 3 di bastoni, cioè l'apertura di una nuova possibilità, no? La carta centrale di prima. E fare dei piccoli passi verso il nuovo. Su che cosa? Su vari aspetti, 7 di coppe, no? Della tua vita. Su tante opzioni della tua vita, lavoro, carriera, situazioni, eccetera. Allora, ehm, il grande ostacolo sei tu stessa o tu stesso, cioè
il vecchio modo di pensare, il vecchio modo di agire, e quindi tutta la tua realtà specchierà questa condizione qui. Per andare incontro a cosa in questo mese? A una grande felicità raggiunta con il sole. Ah, il sole cos'è? Il sole è proprio la gioia, è quella gioia del bambino che ti permette di vivere quotidianamente nel qui ed ora, e quello ti permette di fare quei passi di quel 3 di bastoni che stai aspettando di fare, ok? Andiamo a vedere adesso, rispetto a questo, cosa ti dicono le carte del drago immaginale per te in questo mese, al fine di avere il rituale per la buona riuscita e andare incontro a alla guida per te in questo mese. Allora, Acquario, cosa ci dicono, cosa ci raccontano le carte del drago immaginale? Il fiume, questa è una carta bellissima. Ti dice che devi superare una piccola paura, la paura di te stessa o di te stesso, cioè di praticare la nuova consapevolezza. E adesso te la leggo. Tra l'altro 17 è la tua carta 17, e qua abbiamo la stella, che sei tu. Allora ti leggo questa carta, così mi fai il rituale della buona riuscita e vai incontro alla realizzazione degli obiettivi per te in questo mese. 17. Allora, il sunto della prima parte della carta ti dice che c'è una cosa che devi superare, e ti dice attenzione, perché la paura è come se non è reale la paura. La paura non è reale, la paura te la dà soltanto la mente, perché la mente vuole il controllo su di te. Per avere il controllo su di te, per renderti vittima, come lo fa? Con la paura. Quindi ti leggo subito il responso del drago. In presenza di questa carta devi vincere una piccola o grande paura inconscia, ritrovare la relazione con l'invisibile, riunificare i due mondi, visibile e invisibile, separati dall'incoscienza. Riconquistare una capacità integra dei sensi e della coscienza è fondamentale ai fini di superare tutte le piccole e grandi paure e insicurezze. A questo fine puoi eseguire la seguente meditazione. Siediti comodamente in un luogo tranquillo e, assumendo una postura che esprime un senso di dignità, a tal fine è fondamentale tenere dritta la schiena, porta l'attenzione al tuo respiro. Rendi la respirazione più profonda rispetto al respiro spontaneo. Immagina il tuo respiro come un'onda del mare che attraversa il tuo corpo. Quindi medita secondo il ritmo descritto qui di seguito. Prendi 3 respiri profondi, immagina 3 onde potenti che attraversano il tuo corpo. Durante la respirazione ripeti mentalmente il mantra Ora Tun. Ripeti Ora durante l'inalazione, Tun durante l'esalazione. Allora, il mantra Ora Tun sembra difficile perché praticamente fa fare uno squarcio nella verità, cioè ti fa manifestare tutto l'opposto di quello che hai manifestato fino a questo momento, perché altera il ritmo spontaneo del respiro. E siccome il respiro è la vita, cioè la manifestazione, quando tu Ora Tun lo pronunci, tu riassorbi tutta la realtà ingannevole che hai proiettato fino a questo momento. Allora, scusate un attimo. Allora, stavo dicendo, il mantra Ora Tun si fa in questo modo. Allora, ora lo pronunci in inalazione. Ora Tun, ora Tun, ora Tun, ora Tun. Sembra difficile, all'inizio dici, no, sembra facile. No, può sembrare difficile perché stai cambiando il ritmo del respiro. Cambiando il ritmo del respiro stai cambiando anche la programmazione inconscia, mi spiego? Quindi praticamente facendo così tu riesci a manifestare una realtà diversa. In questo caso ti stanno chiedendo di fare il mantra Oratun. Ripetiamo, prendi 3 respiri profondi, immagina 3 onde potenti che attraversano il tuo corpo. Durante la respirazione ripeti mentalmente il mantra Oratun. Ora durante l'inalazione, Tun durante l'esalazione. Trattieni il respiro a polmoni pieni. Immagina un'onda potente che non sei tu,
ma qualcosa che esiste dopo di te o al di là di te, ok? Poi prendi 3 respiri profondi, immagina 3 onde potenti che attraversano il tuo corpo. Trattieni il respiro a polmoni vuoti, immagina un'onda potente che si produce al di là di te, tu sei completamente assente, cioè visualizzate questo. Questa immagine vi fa proiettare nella vostra coscienza, è simbolica, siccome questa immagine è talmente potente che fa cambiare l'approccio stesso cellulare alla proiezione proprio di ciò che poi manifestate, ok? A questo punto puoi decidere di fare un altro ciclo in questo modo o puoi interrompere. Hai comunque attivato la tua consapevolezza e se di giorno in giorno continuerai a ritagliarti brevi istanti di pratica, la tua consapevolezza crescerà portandoti spontaneamente alla soluzione positiva della questione, proprio questo sole che abbiamo visto per il mese di giugno 2025, ok? Allora, visualizza l'immagine di un fiume sia all'inizio che alla fine di questa meditazione. Ragazze mie e ragazzi, vi prendete un minutino, non vi costa niente, ve lo fate un minutino al giorno, questa pratica per raggiungere questa felicità, questo pieno equilibrio del sole di cui parlavamo prima, in modo tale che quel 3 di bastoni, che è l'apertura di possibilità, non venga intralciato dal tuo vecchio modo di operare, la stella al blocco e il mondo, dal tuo vecchio modo di operare, dal tuo vecchio modo di percepire le cose, perché l'unico blocco è sempre la nostra mente, ok? Quindi, detto questo, ragazze mie, ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio profondamente e noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!